L'Inter ad Oak-3, ora è ufficiale, si è chiusa l'era Zhang all'Inter, si è chiusa l'era cinese con una serie di coincidenze anche molto particolari. La prima partita dell'era cinese a Verona contro il Chievo, la prima partita dell'era americana si giocherà a Verona contro l'Hellas, la prima partita da presidente per Steven Zhang è stata contro la Lazio a Roma, l'ultima partita da presidente è stata contro la Lazio a San Siro. Ora è arrivato il comunicato ufficiale di Oak-3, è scaduto il termine ultimo a disposizione appunto per Steven Zhang per ripagare il proprio debito. Il debito non è stato saldato e quindi Oak-3, come previsto, annuncia di fatto di aver rilevato le quote, il 99,6% delle quote dell'Inter, e ne diventa prioritario. Lo annuncia con un comunicato molto breve che va dritto al punto, che ci dà secondo me diverse notizie, almeno 6 notizie che voglio mettere sul tavolo insieme a voi per farci delle considerazioni e che ci permettono anche di fare delle considerazioni sul prossimo mercato a cui andiamo incontro. Soprattutto questo credo che sarà il tema che scalderà i tifosi, e ci sono varie interpretazioni, per alcuni più preoccupanti, per altri più rassicuranti. Adesso ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi, in cui facciamo un'analisi appunto di questo passaggio di proprietà molto importante, perché inizia una nuova era per l'Inter. Allora, ben ritrovate amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e le nostre live ogni giorno alle 19:30. C'è molto di cui discutere in questi giorni. Vado dritto al comunicato, poi dopo a margine faremo ulteriori osservazioni e i prossimi passaggi su quello che dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni. Questa è una nota diramata quindi dal fondo Oak-3, che annuncia dal 22 maggio 2024 fondi gestiti da Oak-3 Capital Management sono proprietari di FC Internazionale Milano. Ciò fa seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oak-3 alle holding dell'Inter, scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro. Qui secondo me possiamo già intravedere le prime due notizie, o comunque le prime due annotazioni importanti da fare su questo comunicato. Intanto viene specificato che il debito complessivo era di 395 milioni di euro, quindi una cifra leggermente superiore ai circa 380 che tutti più o meno sapevamo e di cui si parlava. All'interno di questo comunicato, che ripeto è anche molto breve, va dritto al punto sui vari passaggi, per quella che comunque è un'operazione molto importante, è un comunicato breve come vedrete, io ci vedo personalmente anche un po' di velata risposta a quello che è stato il comunicato di Steven Zhang sabato scorso, sicuramente anche più arrabbiato, più rabbioso quello del presidente Steven Zhang. Qui invece secondo me vengono messi dei puntini che vanno anche in risposta a quelle preoccupazioni sulla stabilità dell'Inter che venivano messe in campo nel comunicato di Steven Zhang. E infatti nel passaggio successivo di questo comunicato di Oak-3 leggiamo: nel maggio 2021, con l'Inter che si avviava a registrare perdite finanziarie record per l'esercizio finanziario 2021, Oak-3 ha fornito alle holding dell'Inter le risorse necessarie per stabilizzare la situazione finanziaria del club e continuare così ad operare, garantendo anche il pagamento di giocatori e dipendenti. Nei 3 anni trascorsi dall'intervento di emergenza di Oak-3, l'Inter ha vinto la sua 8ª e 9ª Coppa Italia, si è assicurata la 6ª, 7ª e 8ª Supercoppa e ha guadagnato il 20° scudetto e la storica seconda stella, oltre ad aver raggiunto la finale di UEFA Champions League per la prima volta dal 2010. Quindi sostanzialmente ci dice Oak-3 che con quei soldi che sono stati prestati a Zhang di fatto è stata garantita l'operatività e di fatto si è tenuta in vita l'Inter in questi 3 anni sostanzialmente, cosa che già sapevamo, però per me è un ulteriore modo per rimarcarlo, fermo restando che questo si tratta di un comunicato che riguarda e interessa anche e soprattutto gli investitori, quindi è chiaro che si faccia anche un punto della situazione per gli investitori, la stampa e un po' anche per le borse sostanzialmente, quindi è anche un riepilogo questo. Arriviamo però al tema veramente più importante e al tema centrale, nel paragrafo più caldo secondo me per quello che interessa soprattutto ai tifosi, perché viene detto: Oak-3 è dedicato a conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell'Inter, con un focus iniziale, attenzione, un focus iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria del club e i suoi stakeholder.
Oaktree ha un grandissimo rispetto per la storia dell'Inter, la passione dei giocatori, la lealtà degli interisti, ha inoltre grande considerazione per il significativo ruolo del club nei confronti della città di Milano, dell'Italia e della comunità sportiva globale. Oaktree intende lavorare a stretto contatto con l'attuale team di gestione dell'Inter, quindi con tutto il management, la dirigenza, eccetera, con i partner, con la Lega e con gli organi di governo dello sport per garantire che il club sia posizionato per il successo dentro e fuori dal campo, concentrandosi, attenzione anche qua, su una gestione e una governance solide con una visione di crescita sostenibile e di successo. Aggiungiamo per completezza anche le dichiarazioni di Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree, che dice: come nuova proprietà conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell'eredità storica dell'Inter. Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei nerazzurri e riteniamo che le nostre ambizioni per il club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo. Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del club e viene ribadito l'obiettivo iniziale, stabilità operativa e finanziaria del club. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell'Inter e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al club. Conquistare la seconda stella è stato un momento cruciale per il club e il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e di successo di lungo periodo. Oaktree e il gruppo dirigente dell'Inter saranno in contatto con i principali stakeholder del club nelle prossime settimane al fine di assicurare una transizione ordinata e senza ostacoli. Poi leggiamo anche l'ultima parte, però questo lungo paragrafo che vi ho letto, che è il cuore vero di questo comunicato per quello che ci interessa, diciamo nasconde le notizie più importanti. La prima è la conferma totale della fiducia, diciamo, all'attuale management, sostanzialmente. È una fiducia che è stata, diciamo, confermata dietro le quinte, se ne è parlato molto in questi giorni, si è parlato molto anche di un ruolo con ancor più potere per l'amministratore delegato Beppe Marotta, almeno in questa fase, con Marotta che ha annunciato anche di, se si continua così, rivedremo quella sua decisione di lasciare l'Inter nel 2027, quindi potrebbe andare anche oltre addirittura, ha annunciato Marotta nelle scorse ore. L'altro nodo molto importante, secondo me, è sul focus appunto sulla stabilità finanziaria che viene ribadito più e più volte. Qui ad una prima lettura un tifoso potrebbe dire arriva il fondo di investimento, mi annuncia che l'obiettivo iniziale è la stabilità finanziaria, prepariamoci a sacrifici, abbattimento dei costi e quindi ad uno smantellamento in nome di una stabilità finanziaria maggiore, in nome di una sostenibilità migliore di quest'Inter. In realtà non è così. Allora, in assoluto non è così, lo smantellamento e tutti questi scenari apocalittici non corrispondono alla realtà, perché non è interesse del fondo svalutare l'Inter, anzi è nell'interesse del fondo, e adesso ci arriviamo, continuare a far aumentare il valore dell'Inter che è già in aumento. Qui il passaggio però secondo me può essere interpretato in due direzioni, perché ad esempio il prossimo 30 giugno l'Inter chiuderà il bilancio in perdita e serviranno 20-30 milioni di euro circa da mettere per ripianare queste perdite. Ecco, che cosa succede? Li mette la proprietà, quindi Oaktree dice ok, servono 30 milioni, ce li mettiamo noi, così manteniamo la sostenibilità e manteniamo la stabilità anche dal punto di vista sportivo, oppure bisogna fare subito delle plusvalenze per sistemare i conti immediatamente, quindi entro il 30 giugno bisogna fare anche delle plusvalenze. In vista poi del prossimo bilancio, dovessero servire altri 10-15 milioni nel prossimo bilancio, vengono messi dalla proprietà oppure si richiederà ai dirigenti di fare delle operazioni in modo che non serva un apporto da parte della proprietà. Questo poi porta con sé tutta una serie di altre considerazioni, per esempio i rinnovi di contratto in questa idea di portare l'Inter verso la stabilità finanziaria come obiettivo iniziale. Avranno un'imposizione di un tetto a livello di cifre?
e il riferimento è chiaramente alle trattative per Barella e Inzaghi, ma soprattutto per Lautaro Martinez, che è quello di cui si sta discutendo. Su questo diciamo che Oaktree non ci dà un'indicazione chiara in questo momento e quindi non sappiamo ancora e non ci resta che attendere di capire se verranno messi dei tetti o meno. Chiaro che se viene messo un tetto agli ingaggi, il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez è un tema che torna in discussione, nonostante lo stesso Lautaro Martinez proprio poche ore fa ha dichiarato di fatto di essere sostanzialmente vicini ad un accordo e mancano un paio di cosette. Questo è stato il suo annuncio. Di sicuro però non aspettiamoci dei tagli drastici, dei cambi di rotta sostanziali in termini di progetto, questo no. D'altronde, come dicevo, viene ribadita la conferma della fiducia nei confronti dell'attuale dirigenza. L'attuale dirigenza opera in un modo che conosciamo, con una pianificazione che è stata già avviata seguendo una direzione che più o meno abbiamo capito già da qualche settimana, una direzione che nelle ultime ore è stata sottolineata da Marotta e anche dal vicepresidente Zanetti, parlando di voler addirittura alzare l'asticella. Quindi entrambi sono a stretto contatto con Oaktree ormai da anni, quindi penso che già sapessero, sanno già che cosa si può fare. Se hanno parlato di alzare l'asticella, è chiaro che non possiamo aspettarci un cambio di rotta totale con tagli drastici nel giro di pochi giorni rispetto a quello che hanno dichiarato. Ecco. Però il nodo, secondo me, su quelle che saranno le richieste da parte del fondo Oaktree, sul termine, diciamo soprattutto sul discorso del tetto ingaggi e delle plusvalenze, è un tema, perché se ti dicono bisogna fare le plusvalenze assolutamente entro il 30 giugno, l'Inter ha un tesoretto da cui attingere di giocatori in prestito, i vari Oristanio, i vari Zanotti, i Carboni, i fratelli Esposito, eccetera, eccetera, Van Oysden, Satriano, Agumé, tanti altri nomi da cui poter attingere per questo tesoretto nell'immediato. È chiaro che forse nell'idea iniziale questo tesoretto poteva servire per fare subito un colpo, o magari spostare le eventuali plusvalenze al nuovo bilancio, quindi da luglio in poi, per poter partire più strutturati già anche in vista del prossimo anno. Un'eventuale richiesta di fare plusvalenze subito potrebbe far rivedere questo piano, potrebbe cambiare delle cose. Immagino, ecco, che farebbe ripensare anche ad un mercato che anziché a saldo zero potrebbe dover essere ancora una volta con un saldo positivo, quindi bisognerebbe chiudere anche questo mercato in questa direzione con delle cessioni più diciamo importanti a livello di milioni incassati rispetto alle risorse impegnate per fare degli acquisti, che è uno scenario che per i tifosi, soprattutto dopo l'entusiasmo di uno scudetto, l'entusiasmo di una stagione che con un buon mercato ti può permettere anche di creare un solco e un gap rispetto alle altre, potrebbe un po' preoccupare, potrebbe un po' anche spegnere l'entusiasmo o comunque non esaltare molto, però in realtà questa dirigenza secondo me ha dimostrato di saper agire anche in condizioni peggiori rispetto a quello a cui comunque ci troviamo di fronte e a cui andremo incontro, e con delle operazioni già impostate come Taremi e Zelinski, quest'Inter in realtà non ha bisogno ancora di tantissime operazioni da fare, sempre che non intervengano delle offerte molto elevate per dei giocatori importanti che a quel punto potrebbero essere prese in considerazione per raggiungere gli obiettivi di stabilità finanziaria e finanziare poi le altre operazioni con cui completare la rosa. In questo senso stavamo facendo anche dei ragionamenti nel club di Passione Inter. Secondo me sono eventualmente tre i nomi da tenere sotto osservazione in quest'ottica. Uno è quello di Bastoni, perché banalmente ha molto mercato a livello internazionale, soprattutto in Premier League, dove ci sono squadre disposte a spendere tanto per lui, anche se lui, anche dietro le quinte nelle ultime giornate, aveva fatto capire di voler rimanere all'Inter in questo momento. L'altro nome è chiaramente Lautaro Martinez, perché c'è questo discorso del rinnovo ancora in ballo, e con un ingaggio molto alto e una valutazione di mercato molto elevata può essere un giocatore da tenere d'occhio in quest'ottica. Il terzo nome è sempre quello di Marcus Thuram, perché è arrivato a parametro zero l'anno scorso, sarebbe una plusvalenza piena, enorme, si è messo molto in vetrina, c'è anche la vetrina dell'Europeo, ha una clausola rescissoria da 85-90 milioni di euro circa, che può essere aggredita. Quindi questi eventualmente sarebbero i tre nomi da tenere sotto osservazione. Chiaro che quei soldi poi andrebbero reinvestiti per
i sostituti e completare la rosa anche in tutti gli altri reparti. Quindi siamo in una scia del mercato simile a quella che abbiamo visto negli altri anni, da chiarire se Oaktree chiederà questo ulteriore sacrificio per trovare subito la stabilità finanziaria. L'ultimo passaggio però molto importante secondo me che leggiamo in questa nota è che in più parti di questo comunicato Oaktree sembra parlare di un orizzonte temporale un po' più lungo delle poche settimane o mesi che alcuni ipotizzano. Che cosa intendo? Che tanti dicono che Oaktree è arrivato ma ha già un compratore e nel giro di poco tempo venderà l'Inter. È chiaro che non può dirci subito nero su bianco questa cosa immediatamente con un comunicato, però in questo momento, da come parlano in questo comunicato, Oaktree parla di una gestione nel tempo, quindi un'operazione non di passaggio, ma un'operazione che serve per rimettere la stabilità finanziaria dell'Inter, consolidare il progetto, mettere le basi anche per una sostenibilità a lungo termine e di crescita a lungo termine e quindi una valorizzazione dell'Inter per poi rivenderla in un altro momento. Può essere una comunicazione chiaramente di facciata che viene fatta in questo momento, lo sappiamo benissimo, però in questo momento filtra questo e diciamo è un po' sostenuta anche da altre voci. C'è chi sostiene che ci siano già dei discorsi per portare avanti il tema stadio, che rimane sempre un'utopia, ma vedremo, e tante altre cose, tanti altri indizi che fanno pensare dunque non ad una gestione di puro passaggio di poche settimane e poi la rivendita, ma di un qualcosa che potrà essere un po' più lungo nel tempo per poi trovare un nuovo acquirente, visto che Oaktree non credo che sarà per tanti anni, ecco, alla guida dell'Inter, visto che l'obiettivo poi sarà comunque quello di capitalizzare e di incassare da una vendita della società Inter. Questi sono secondo me le notizie più importanti appunto che emergono anche da questo comunicato, dove c'è un ultimo passaggio che ve lo leggo giusto per completezza. Oaktree è uno tra gli asset manager globali leader specializzati in investimenti alternativi con un patrimonio in gestione di 192 miliardi di dollari. Oaktree segue un approccio orientato al valore e al controllo del rischio, investendo in credito, private equity, beni immobiliari e azioni. Ha oltre 1200 dipendenti e uffici in 23 città di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, ok. Questo è quindi Oaktree. Adesso i prossimi passaggi: nel giro di pochi giorni si completerà tutto l'iter per il passaggio di proprietà, cadrà l'attuale consiglio d'amministrazione, verrà nominato un nuovo consiglio d'amministrazione con uomini Oaktree, con Marotta e Antonello che dovrebbero essere confermati, con anche Avie Zanetti. Verrà nominato un nuovo presidente, ci sono varie voci anche sullo stesso Avie Zanetti, ma potrebbe esserci anche un uomo di Oaktree, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Quindi un vertice programmatico tra l'Inter e diciamo i dirigenti e il gruppo Oaktree per stabilire le linee guida, quindi i dirigenti incontreranno Inzaghi per pianificare il mercato e da lì inizierà l'estate. Una ventina di giorni di operatività ordinaria e non straordinaria della società Inter, all'interno dei quali comunque si possono portare avanti le trattative e tutto quello che poi verrà formalizzato e ufficializzato quando si completerà l'iter con il nuovo consiglio di amministrazione e tutto il resto. Questi quindi sono i passaggi attuali. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo comunicato. Salutiamo Steven Zhang, faremo anche un contenuto a parte per parlare dell'era Zhang, di quest'era che comunque ci ha riportati sulla cartina geografica del calcio internazionale, ha riportato i trofei, ci ha portato la seconda stella, ci ha riportati in finale di Champions League con alcuni errori, sicuramente con tanti problemi. Si passa ad un fondo che perseguirà l'obiettivo della stabilità finanziaria, un obiettivo però sul quale l'Inter è già indirizzata, sta già andando in quella direzione lì, quindi non ha bisogno di interventi straordinari, clamorosi, ha bisogno di proseguire su questa strada. E questo potrebbe comportare dei sacrifici nell'immediato? Forse sì, in nome però di una sostenibilità futura che l'Inter deve necessariamente perseguire, altrimenti non si può pensare a lungo termine, assolutamente. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, ne stiamo discutendo tantissimo nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Se vi va, ci sentiamo lì, se vi va di supportare il nostro progetto, vi lascio anche con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.